Ciao a tutti e benvenuti in questo spazio di racconto, dove il tempo sembra dilatarsi quel tanto che basta per guardare, con calma, senza fretta e soprattutto senza pregiudizi, dentro le pieghe delle vite altrui. Oggi sotto la nostra lente finiscono due nomi che, più di altri, hanno infiammato forum, gruppi Telegram e pagine patinate: l'attore conduttore turco Cenk Torun e la modella attrice di origini marocchine Mahsine Marabat. Il punto di partenza è solo in apparenza semplice: un uomo sposato, un incontro inatteso, l'irruzione di un sentimento così potente da spingere a stravolgere equilibri dati per acquisiti. Ma quando i riflettori della notorietà si accendono, anche la più intima delle decisioni diventa materia di dibattito pubblico, e il confine fra vita vissuta e sceneggiatura si fa sottilissimo. Un curriculum di successi, e una reputazione di ferro. Nato ad Ankara nel 1974, Cenk Torun cresce in un ambiente che lo incoraggia sia allo studio sia alla creatività. A metà anni 90 debutta in ruoli minori in serial televisivi, ma la svolta arriva con un programma di varietà del weekend, gag, musica live, interviste lampo. Il suo volto diventa familiare e, grazie a una parlantina sciolta, comincia a spaziare fra soap opera serali e contenitori mattutini, conquistando un pubblico trasversale. Nel 2002, lontano dai flash più aggressivi, Cenk sposa una donna estranea allo spettacolo. Per anni la coppia incarna l'idea di stabilità: niente paparazzate roboanti, nessun litigio finito in audio rubati, soltanto qualche passerella ufficiale ai festival e rarissime foto in vacanza. In un ecosistema mediatico che si nutre di colpi di scena, l'assenza di scandali diventa quasi notizia essa stessa. L'ingresso in scena di Mahsine Marabat. Mahsine nasce a Rabat nel 1993. Il cognome Marabat deriva da un refuso anagrafico avvenuto quando il padre, funzionario diplomatico, si trasferisce prima in Belgio poi a Istanbul. A 19 anni lei studia letteratura comparata e arrotonda facendo la hostess alle fiere. È in uno showroom d'alta moda che un fotografo la nota: occhi ambrati, pelle color miele, postura elegante. In un anno diventa il volto di una campagna beauty pan mediorientale, da lì gli shooting si moltiplicano da Dubai a Milano. Nel 2021 ottiene un cameo in un action movie girato a Izmir. 8 minuti scarsi in scena bastano a farle guadagnare 13.000 follower in 2 settimane. Gli agenti fiutano il potenziale e la inseriscono in workshop intensivi di recitazione. Riempie quaderni di appunti su Stanislavskij, prende lezioni di dizione in 3 lingue, impara le basi dell'improvvisazione teatrale. L'incontro, autunno 2023, un microfono si rompe. Autunno 2023, Istanbul, una fondazione che finanzia giovani registi indipendenti organizza una serata di gala. Lei è madrina d'onore, lui conduce il programma. Un cortocircuito mette fuori uso il microfono principale, costringendo la direzione artistica a improvvisare. Mahsine sale sul palco per tappare il buco, Cenk le porge il proprio microfono di riserva. Nasce così un siparietto spontaneo, pieno di battute e complicità in attesa, che fa dimenticare l'incidente tecnico agli ospiti in sala. Un testimone ricorda un dettaglio minuscolo: lui le indicò una macchia di rossetto sul bicchiere d'acqua e, per non macchiarle l'abito, glielo cambiò con il suo. Lei sorrise in quel modo che vale un intero capitolo di romanzo. Gesto fugace, ma sufficiente a sedimentarsi nella memoria emotiva di entrambi. Dalle avvisaglie alla decisione irreversibile. Nei mesi seguenti gli indizi si moltiplicano. Un cameo di lei in un talk dove lui è ospite fisso. Un'intervista radio in cui Cenk elogia un'attrice emergente di rara autenticità, un like notturno a una citazione di Mahsine tradotta in 3 lingue. Il tam tam digitale parte, ma la conferma sotterranea arriva solo quando Cenk annuncia, di comune accordo con la moglie, l'avvio delle pratiche di divorzio. Il comunicato legale è stringato: le parti hanno scelto di sciogliere il vincolo matrimoniale mantenendo reciproco rispetto e riservatezza. Basta però la cronologia degli eventi a incendiare l'opinione pubblica. L'incontro con Mahsine precede di poco la separazione, dunque, per molti, è l'innesco. Il dibattito etico: tradimento o sincerità? In Turchia, la rottura di un matrimonio per un nuovo amore divide gli animi. Su forum conservatori Cenk viene accusato di tradire i valori familiari,
altrove si plaude al coraggio di non trascinare una relazione spenta. Talk show e programmi di infotainment scomodano psicologi, life coach, avvocati. La sociologa Zeynep Aden, fra le voci più pacate, osserva: se fosse un impiegato qualsiasi, parleremmo dell'ineluttabilità dell'innamoramento, ma la celebrità amplifica ogni frattura privata. Massine, icona e bersaglio. Per settimane Massine resta in silenzio. Disattiva i commenti, declina interviste, protegge la propria privacy. Ricompare solo con una foto in controluce fra le dune di Ouarzazate e un verso di Mahmoud Darwish: ciò che resta di te in me. I follower si dividono fra chi legge umiltà, chi strategia, lei rimane imperscrutabile. Fonti vicine raccontano di una giovane donna combattuta fra l'euforia di un amore travolgente e il peso di essere etichettata l'altra. Pare abbia chiesto a Cenk di attendere prima di apparire ufficialmente insieme, per rispetto della ex moglie e per evitare che l'opinione pubblica trasformi tutto in un talent show emotivo. Stampa estera e narrazione romantica. Curiosamente, i primi articoli benevoli arrivano da riviste francesi e spagnole, più inclini a celebrare il coraggio di seguire il cuore. Titoli come L'amour plus fort que tu o Il precio della felicidad autentica ammantano la vicenda di Tony da feuilleton ottocentesco. In Italia l'eco è più ambigua. Talk pomeridiani analizzano gli effetti sulle famiglie allargate, mentre magazine patinati rincorrono indiscrezioni su possibili weekend segreti in costiera amalfitana. Il capitolo economico-legale. Secondo indiscrezioni, l'accordo di divorzio tutelerebbe la ex moglie di Cenk con una combinazione di liquidità e percentuali sui diritti d'immagine maturati durante gli anni di matrimonio. Un modo, dicono i bene informati, per dimostrare che la scelta sentimentale non coincide con l'abbandono delle responsabilità. Sul piano commerciale i brand non lo abbandonano, a patto che l'immagine pubblica resti priva di accuse reciproche. Da qui l'importanza, strategica e umana, di un divorzio in punta di piedi. Che cosa accadrà adesso? Una domanda rimbalza fra addetti ai lavori e fan: appariranno mai insieme? L'ufficio stampa di Cenk risponde con un elegante no comment e ribadisce che il lavoro resta al centro. Intanto almeno 3 riviste di grande tiratura avrebbero proposto un servizio fotografico di coppia, per ora tutto è rinviato. C'è chi scommette su un tappeto rosso internazionale, Cannes, Venezia, e chi prevede un selfie notturno postato senza clamore. Qualunque mossa dovrà mediare fra autenticità e protezione. Libero arbitrio, amore e altre questioni. Divorziare per inseguire un nuovo sentimento è scelta che spacca, per alcuni è tradimento, per altri coerenza con se stessi. La letteratura abbonda di eroi pronti a smantellare certezze per un palpito più forte. Ciò che cambia, oggi, è la velocità con cui il giudizio collettivo si propaga. In un'epoca in cui 3 secondi di video bastano a plasmare opinioni globali, il dolore di chi resta rischia di trasformarsi in spettacolo non richiesto. Che cosa riserverà il domani a questa coppia anomala? Il tempo, con la sua lentezza ostinata, farà da selezione naturale. Se l'amore saprà diventare progetto comune, il chiacchiericcio si spegnerà, in caso contrario, la cronaca rosa troverà nuovi volti da raccontare. Intanto conviene ricordare che, dietro la patina glamour, ogni cuore batte con paure e speranze molto simili alle nostre. Grazie per essere arrivati fin qui. Se questa analisi vi ha tenuto compagnia, un semplice like è il modo più diretto per sostenerci, e se volete partecipare attivamente alla community, il tasto iscriviti è lì a portata di click, con l'opzione unisciti per contenuti extra, dirette e retroscena. Restate sintonizzati. Dietro ogni scatto virale c'è un microcosmo di scelte, emozioni e responsabilità che meritano di essere raccontate con rispetto e attenzione. A presto!